Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto lo spacchettamento di un po' di pacchi. In realtà l'ultima è una busta perché sono stata alla mia fumetteria di fiducia che è la Free Comics. Ad ogni modo è passato il corriere un po' di volte, ho immagazzinato pacchetti perché purtroppo in questi giorni, ahimè, non sono riuscita ad arrivare alla libreria causa quello che sta succedendo un po' dappertutto. Cominciamo subito dal primo pacchetto, che è di Ab Editore. In realtà questa non è la busta originale perché questo è l'unico pacchetto che io ho già aperto perché è arrivato da un po', ero curiosa, era arrivato sotto Halloween, erano cose ideali da leggere sotto Halloween, io l'ho già spacchettato. Ab Editore è un piccolo editore che mi ha fatto conoscere Alessia Di Fiore, anche lei ha un canale YouTube dove parla di libri, quindi sia il link alla casa editrice di Ab Editore, il link al canale di Alessia, ve li metto giù nell'info box. Ad ogni modo questo è l'unico pacchetto che so quello che c'è dentro, anche se non tutto aperto. La prima cosa che ho preso è stato Draculea, che è questo con racconti intorno alla figura, insomma, dei vampiri, avrete capito. Sul sito esiste la versione sia così in nero che in rosso. Questa è la cover che si vede solo in controluce, questa è la spina e questo è il retro. Il libro è uscito al costo di 15 euro, sì. All'interno ha la costina così, si presenta così, vediamo se riesco a farvelo vedere malgrado la luce, e le pagine interne, insomma, questi sono inizio capitoli, alcune presentano delle illustrazioni, insomma la cura, e questa è questa invece è il retro, guardate che bello, la cura che Ab Editore mette nei dettagli dei suoi libri è veramente eccezionale. Poi insomma, visto il tema, meraviglia, è piccolino di misura, però è veramente bello. Altra cosa che ho preso sempre sul sito di Ab Editore, per cui loro sono conosciuti, sono i busta racconti, adesso non mi ricordo come li chiamano, busta racconti, comunque sono delle bustine tipo da lettera, ecco qua, dove dentro ci sono dei racconti. Questa è quella delle favole spagnole e la vendono al costo di 3,50 euro, ecco qui. Questa non l'ho ancora aperta, l'apro adesso con voi e non vorrei rovinarla perché anche l'impacchettamento della busta così è bellissimo. E dentro ci sono 2 racconti e una cartolina. Questa è la cartolina, eccola qui, e i racconti sono fatti così, come una pagina di un vecchio romanzo. Guardate che bello, non so se riesco a farvelo vedere bene, bellissimo. E questa è la ragazza dai 3 mariti e l'altra i desideri, eccola qua, sono bellissime. Vediamo se si vede meglio. Comunque ne esistono di busta racconti, non mi ricordo come li chiamano, ne esistono di vari tipi sul sito di Ab Editore. Altra cosa che ho preso per Halloween è questo pacchettino qua. Qui in realtà loro hanno messo, bellissimo, è un'idea che io trovo eccezionale, fantastica, hanno messo la candela per per leggere tutto a lume di candela, meraviglioso. Questa è la scatolina che vendevano per Halloween a retro e questo è il davanti, anche questa la vado a spacchettare, che meraviglia. E dentro vedete è fatta a tavola Ouija, aprendola così diventa una tavola Ouija, ma fantastico. La cura e i dettagli di Ab Editore sono fantastici. Poi c'è un segnalibro con questa citazione di Baudelaire, questo racconto sempre fatto come una pagina antica di giornale. Oggi la luce non riesco a mostrarvi niente. Poi questo per una notte insonne, meraviglioso, la cura veramente dei dettagli, ma guardate che bello. Questo che sembra veramente un ritaglio di giornale, certo se lo metto dritto, bellissimo, vedete che dietro ce l'abbiamo così con la fotografia. E infine l'ultimo, che è fatto così, vedete che è fatto così, dentro è così e alla fine ha questa parte in più che poi cercherò di capire come funziona. Molto carini esteticamente, che sono veramente belli. Poi questa con la tavola Ouija e la candela è meraviglioso per leggerli appunto a lume di candela, fantastico, veramente Ab Editore fa delle cose meravigliose.
Sotto scrive: l'editore consiglia la lettura dei racconti al lume di una candela, ma raccomanda estrema cautela. Non si dichiara responsabile di eventuali traumi e conseguenze derivate dall'utilizzo della presente. Meraviglioso, fantastico. Sicuramente farò altri acquisti da editore perché ha un catalogo splendido, tutto molto creepy e tutte le cose hanno questa cura nei dettagli, questa estetica molto retro, meraviglioso. Ora veniamo ai due libri che ho preso quando mi sono resa conto che non potevo arrivare in libreria. Il primo, che spacchetto senza farvelo vedere perché si vedrà altrimenti l'indirizzo, ed è il mio amato Tenebre e Ossa della mia amatissima Bardugo. Questa finalmente ce l'ho, non vedevo l'ora di leggerlo. Di questo ve ne ho parlato, ne ho fatto un video dedicato alla Bardugo, anzi più che un video dedicato alla Bardugo, in un video dove io sclero d'amore per la Bardugo. Ad ogni modo ve lo metto sopra nell'info box se siete curiosi di sapere di cosa parla questo libro. È un fantasy, uno young adult, è la Bardugo, è meraviglioso e io in realtà l'ho già letto sia in italiano che in inglese. Questa era la vecchia versione italiana che era uscita con una traduzione secondo me alquanto e quindi non vedo l'ora di rileggermelo in italiano con una traduzione che sicuramente la Mondadori ci avrà portato una traduzione più degna della scrittrice. Meraviglioso, andiamolo a vedere. La cover non mi ha mai fatto impazzire, anche se devo dire che l'edizione è veramente bella. Questa è la costa, questo è il retro, è uscito al costo di 17,90 €. Quando apriamo, sotto abbiamo sempre appunto l'immagine riportata. Aprendo abbiamo questo che riprende poi alla fine la frase finale. È il primo di una trilogia che ha iniziato il mondo del Grishaverse, ve lo straconsiglio, anche se chi ha iniziato a leggere il Grishaverse dal Sette di Corvi, niente, in realtà questo è il primo romanzo della scrittrice, quindi la scrittura in questo romanzo è molto più matura rispetto a Sette di Corvi, ma è sempre la Bardugo, per cui leggetelo, non vedo l'ora di rileggermelo per l'ennesima volta. Quello in inglese l'ho appena letto, però va bene, me lo rileggo perché sono troppo felice. Oggi la luce è pessima, io mi scuso, ma avevo sistemato tutto per fare il video, è uscito il sole, cioè scusarsi per il sole no, perché finalmente c'è un po' di sole, però ma andate a benedire tutta la luce che avevo sistemato per il video. Altro pacchetto appena arrivato, questo è proprio appena arrivato, aspettavo questo per girare il video, ed è una graphic novel edita sempre Mondadori, in particolare per la linea Oscar Inc. Ma è fantastico, no, vabbè. Questa è la cover, questa è la spina e questo è il retro. Questa è la graphic novel di Victoria Schwab, è il prequel della sua saga Dark Shade of Magic, che racconta appunto le situazioni antecedenti a quelle che noi troviamo nei libri. Che meraviglia! No, ma che bella che è! Questa mi pare uscita al costo di 20 €, sì, 20 €. Guardate che bello, questa è sicuramente una delle prime letture che farò e sicuramente ve ne porterò un video. E a breve dovrebbe uscire anche il volume 2, perché è il primo di 2. Io ce l'avevo in wishlist in inglese da non so più quanto tempo, quando ho saputo che in italiano ce lo portava la Oscar Inc. e quindi avrebbe fatto queste belle edizioni così ero strafelice, anche se insomma le edizioni Oscar Inc. hanno un bel costo, però secondo me le valgono tutte e quindi meraviglia, meraviglia, meraviglia. Altro pacchetto arrivato e queste stavolta abbiamo delle candele letterarie. Ebbene sì, perché erano uscite 2 candele su un sito che si chiama Green Candle e non potevo lasciare lì. Allora, la prima cosa che vedo in più che mi hanno messo in omaggio, che meraviglia, è il segnalibro di Sette di Corvi, ma favoloso, cioè splendido, super apprezzato. Poi abbiamo il bigliettino in Candles con Emma che mi ha lasciato i ringraziamenti. Emma, grazie perché sei stata veramente gentilissima, devo dire, fantastica. Anche di Dream Candles vi metto comunque giù nell'info box il link al sito. La prima candela ovviamente
non poteva non essere a tema Sei Corvi, ed è quella di The Dregs. Il pacchettino, l'impacchettamento è veramente carino. Eccola qua, dedicata ai miei amati Dregs, che sono i protagonisti appunto di Sei Corvi e Regno Corrotto. Oh madonna, è buonissima, ma è veramente buona, anche bellissima, è quasi un peccato accenderla ma è veramente fantastica. E l'altra candela è il vero motivo dell'acquisto, oltre ai miei amati Dregs, perché io ho un piccolo debole per Ade e per tutto ciò che riguarda Ade e la mitologia intorno ad Ade. Avete capito che insomma tutto ciò che è mitologico ha un certo appeal su di me. Ed eccola qui, questa meraviglia fantastica. Oh vabbè, ma è buonissima, buonissima, sono troppo felice. Gli odori di entrambe sono fantastici, non li potete sentire ma fidatevi sulla parola. Io devo ringraziare di nuovo Emma perché ha impacchettato tutto in un modo divino e questo le fa acquistare ancora più punti. Sicuramente anche da lei riacquisterò altre candele perché è stata veramente carina. E poi insomma, come si fa con queste candele, come si fa? Veniamo al finale, finalmente alla busta della Freakomics, che è la mia fumetteria di fiducia. Sono riuscita ad andare almeno in fumetteria ed ho preso Angel. E vabbè, dopo Buffy che fai? Non fai anche Angel? Basta fare cose di vampiri, ve lo chiedo per favore, le mie tasche piangono, per favore. Ecco qua la cover. Non ho preso la cover variant che forma tutta un poster con le varie cover con le prossime uscite, ma ho preso questa perché mi piaceva parecchio questo fatto di questo colore che cola sotto, e è uscita al costo di 19,90 €. All'interno è fatto così. Io so già che adorerò questo volume, manco a dirlo. E anche questo sicuramente è una delle prime cose che andrò a leggere, e penso ci sia la cover gallery anche qui, esattamente, cosa che devo dire apprezzo tantissimo. Questi volumi sono Saldapress e li sto apprezzando tantissimo, anche perché li sto sfogliando e risfogliando parecchio e sono resistenti, hanno un bel costo perché insomma costano 19,90 €, ma sono molto resistenti, che è una cosa che io, volendoli collezionare, quindi tenendomeli, apprezzo parecchio. Altra cosa che non potevo farmi mancare, perché di nuovo di Bardugo parliamo, è Wonder Woman, la graphic novel di Wonder Woman. La Bardugo ha fatto anche il romanzo, che è qua in inglese, e finalmente la graphic novel è uscita in italiano, è uscita al costo di 15,50 € in edizioni Castoro, e devo dire non è male anche l'edizione. Questa è la cover, questa è la spina e questo è il retro. Ha circa 200 pagine e dentro si presenta così. Anche di questo sicuramente vi porterò una video recensione, perché è Bardugo, perché Wonder Woman, come fai? Ovviamente una graphic novel che prende spunto dal romanzo e non c'entra niente con i fumetti di Wonder Woman. Altra cosa che vi avevo detto che avevo ordinato in fumetteria sono i 2 adattamenti manga di Emma e Ragione e Sentimento, tutti e due adattamenti presi dai romanzi di Jane Austen. Visto che avevo già letto Orgoglio e Pregiudizio, ho fatto la video recensione che ve la metto nelle schede, ero curiosa di leggermi anche questo. Se sono come il primo, sono adattamenti insomma molto simili ai libri, e amando Austen, perché no leggersi anche la versione manga. I disegni sono molto piacevoli, devo dire, erano 2 letture che mi incuriosivano. Entrambi sono usciti editi Goen al costo di 5,95 € l'uno, ma entrambi sono usciti insomma da qualche annetto. Altra cosa presa, ovviamente sto andando avanti con la lettura di The Girl from the Other Side, siamo al 9. Da annunci pare che il 10 sia l'ultimo numero che chiuderà la serie e che dovrebbe arrivare inizio 2021. In realtà sappiamo che questi annunci possono essere presi anche con le pinze, perché tutto ciò che viene annunciato viene anche spesso e volentieri cambiato. Quindi pare che il 10 sarà l'ultimo. È una lettura che sto adorando, probabilmente uno dei miglior manga che sto leggendo negli ultimi anni. Anche di questo ho fatto la video recensione del primo numero o dei primi, non mi ricordo. Comunque ve la metto nelle schede se siete curiosi di sapere di cosa parla questo manga.
È sicuramente una lettura straconsigliata, anche perché è fantasy e racconta di questa ragazzina che viene cresciuta da un essere dalle apparenze demoniache. È molto complicata la storia, andatevi a vedere la video recensione se siete curiosi. È una storia sia dal punto di vista di racconto che di grafica molto particolare, molto originale. E infine ho la copia omaggio di Undiscovered Country, fumetto di cui si è parlato tantissimo. Sono curiosa di andarmi a leggere l'incipit con questa copia omaggio. Vediamo se l'hype per questo fumetto ha un qualche senso. Chissà, vediamo. Questo è tutto. Alla fine è venuto un video lunghissimo anche in questo caso. Io mi scuso di nuovo per la luce, ma niente, arrivata alla fine del video. Auguro buona lettura a voi, buona lettura a me. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!